Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi a grandissima richiesta farò un video sulla saldatrice Parkside a filo modello PFDS 120 A2 che uscirà giorno 11 febbraio a 99 euro. Molte persone la possiedono, molte persone vogliono comprarla, ma in tantissimi mi avete scritto per chiedermi come va impostata, come si utilizza. Queste due manopole che non hanno un riferimento ben chiaro né sull'amperaggio né tantomeno sulla velocità, ci sono delle lettere e dei numeri, sono di difficile interpretazione. Io la utilizzo da un pochettino di tempo e nel mio piccolo cerco di darvi qualche consiglio sull'impostazione corretta, sul suono che dovete sentire durante la saldatura, sull'effetto finale che deve avere la saldatura dal mio punto di vista. Non sono un fabbro, però mi piace saldare, ne ho più di una, come sapete, Weldinger, Tailwind, Parkside eccetera, quindi adesso vi do alcuni consigli in modo da poterla sfruttare al meglio. Quindi avviciniamoci alla saldatrice, l'accendiamo e facciamo alcune saldature. Allora, guardiamo subito il pannello frontale di questa saldatrice. In basso abbiamo dei riferimenti che ci danno un'indicazione per i parametri da impostare. Quindi ad ogni lettera impostata sulla manopola che regola la potenza corrisponde un parametro riguardante l'impostazione della velocità e quindi anche l'amperaggio riportato qua sulla destra. Però in realtà sono di difficile interpretazione, non tutti riescono a interpretarlo, tant'è che moltissimi mi hanno scritto. Allora, si accende in questo modo e dovete sentire un suono durante la saldatura che sia fluido, deve somigliare su per giù al rumore di una frittura, per capirci. Allora, io adesso inizierò saldando direttamente uno scatolato da 1,5 mm. Metterò il vetrino davanti, voi sentirete il rumore e vedrete il bagno di saldatura. Io vi dirò come la sto impostando, vi farò alcune riprese, poi metterò dei ritagli. In questo modo avrete su per giù l'indicazione del modo corretto, secondo me, per utilizzarla. Allora, vi spiego due cosine sul filo animato. La saldatrice a filo animato, dato che non utilizza il gas ma utilizza questo filo che non è altro che un elettrodo, al contrario, anziché avere un'anima rivestita, è un tubicino con all'interno tutto ciò che serve per fare in modo da creare un'atmosfera inerte, quindi che ci consenta di saldare senza ossidare la saldatura. Proprio perché non utilizza il gas, non è necessario andare con la boccola troppo vicino al metallo, perché la boccola in realtà serve nelle saldatrici a gas per convogliare il gas sul bagno di saldatura. In questo caso la torcia è la stessa di quella a gas, quindi ha la stessa forma, ma non è necessario, potremmo saldare in realtà anche a distanza. E la saldatura a filo continuo, proprio perché è un elettrodo al contrario, non rivestito, va utilizzato come l'elettrodo, quindi tirando, non andate mai avanti. Molti saldatori professionisti si ostinano a dire che va spinta, in realtà il filo continuo animato va tirato, a differenza del filo continuo che si utilizza con il gas. Ora, avendo impostato la velocità del filo a 5 e la potenza tra C e D, proverò a fare un cordone di saldatura in questo punto. Dovete sentire il rumore, deve diventare fluido come ho detto poco fa. Perfetto. Questo è il cordone di saldatura che ho ottenuto con questa impostazione. Se diminuissi la velocità da 5 portandola a 3, avremmo una corrente elevata ma uno scorrimento del filo ridotto. Quindi quando il filo tocca il metallo si brucia, per capirci, e deve scorrere nuovamente in avanti per toccare di nuovo il metallo. Questo creerebbe un singhiozzo. Vi faccio vedere. E non va bene. Se fosse troppo veloce, quindi se lo impostassi per esempio a 8, avrebbe fornito troppo filo e questo provocherebbe inevitabilmente una spinta indietro della torcia, quindi anche un movimento del pezzo di metallo se non è fissato sul piano di lavoro. Come vedete mi spinge indietro, il cordone viene troppo elevato perché non fa in tempo a creare un bagno di fusione e quindi non va bene. La velocità corretta per saldare uno spessore ridotto da 1,5 mm con questa saldatrice richiede un'impostazione della velocità del filo su 5 e la potenza impostata tra C e D. Adesso saldiamo invece questo scatolato da 2 mm. Porto su D
la potenza e su 6,5 la velocità del filo. Proviamo come va, dovrebbe andare bene. Eventualmente possiamo regolare ulteriormente la velocità. Ok, in questo caso secondo me la potenza è un po' troppa, quindi riduco la potenza poco prima della D e ricominciamo. E anche il filo è leggermente troppo perché sento che spinge, quindi riduco poco meno di 6 cercando di ottenere sempre quel suono. Ok, forse era ancora un po' troppo, però ci siamo. Come suono diciamo che è abbastanza pulito. Riduco leggermente la velocità del filo. Ok, quindi impostando la velocità quasi a 5,5 e la potenza esattamente sulla D, riusciamo ad ottenere un cordone che può andare bene. Per saldare 3 mm solitamente io la imposto con la potenza tra la D e la E, molto vicino alla E, e una velocità da regolare sempre in base al rumore su 6. Ok, può andare bene, si può ridurre leggermente, poi ovviamente in base al tipo di penetrazione, al tipo di metallo che stiamo utilizzando, o se sono per esempio metalli di spessore diverso che dobbiamo unire, in quel caso va poi regolata in base all'esperienza che si va facendo. Proviamo quindi riducendo leggermente la velocità. Anche in questo caso diciamo che può andare bene. Adesso non sto utilizzando il filo animato della Parkside, ne sto utilizzando uno della Weldinger, però nonostante tutto la saldatrice in questo caso crea molti pallini, perché è proprio la saldatrice che ha questa caratteristica rispetto a tante altre di qualità migliore. Questa saldatrice purtroppo crea dei pallini che comunque vanno rimossi smerigliando. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto, delle saldature da vedere poco piacevoli per adesso, comunque sono da pulire. Una volta pulite saranno dei cordoni di saldatura come si deve. Ma la saldatrice a filo continuo viene utilizzata spesso per saldare spessori molto sottili. Proviamo a saldare questo lamerino da 0,8. Ovviamente dipende tanto anche da chi salda, ci sono saldatori che riescono a saldare senza problemi anche con saldatrici economiche, ma noi siamo hobbisti, quindi se acquistiamo questa saldatrice dobbiamo capire se siamo agevolati o meno dalla qualità della stessa. Allora ho cambiato il lamierino perché ho fatto un paio di prove che vi risparmio di vedere perché comunque erano dei tentativi, e ripeterò il tutto su questo, quindi sempre 0,8 mm. Vediamo con la saldatrice impostata al minimo, quindi fondo corsa, con velocità a 2,5. Allora serve poco più di filo perché come vedete va a singhiozzi, quindi ripetiamo a fianco. No, continua ad andare a singhiozzi, quindi aumento ancora un poco, anche se dà il singhiozzo, però poi quando arriva il filo ricevo la spinta indietro. E insomma
per gli spessori molto sottili c'è da fare tante prove, non mi piacciono per niente. Comunque questo tipo di lavoro è più da professionista, difficile che un hobbista vada a saldare la lamiere da 8 mm, è più un lavoro da carrozzeria eccetera. Proviamo aumentando poco poco l'amperaggio in modo da compensare. Non riesco nemmeno a seguire il bagno di saldatura. E allora vediamo i cordoni di saldatura ottenuti. Ci sono sia i cordoni che non sono andati bene che i cordoni fatti con la saldatrice impostata come vi ho detto, quindi sentendo il suono molto simile a quello di una frittura, ed è visibile ad occhio la differenza tra i cordoni non fatti bene perché troppo sottili o interrotti, oppure perché troppo a rilievo, come questi di qua e questi qua sopra, e quelli invece fatti con la velocità del filo corretto e l'amperaggio corretto. Poi vi lascerò tutte le schermate di come era impostata la saldatrice in modo da poter ricopiare nelle vostre saldature le stesse impostazioni. Quindi questi sono i cordoni ripuliti, ovviamente andrebbero puliti ancora meglio, però per renderci conto in questo modo va più che bene. Poi ho provato a fare delle saldature anche sul lamirino da 0,8, però questo lasciamolo stare. Tra l'altro ho provato a saldare con un filo da 0,8 per questi spessori così ridotti. Andrebbe utilizzato un filo da 0,6, comunque un filo sottile adeguato, ma sono più dei lavori da professionista. È difficile che un hobbista abbia bisogno di saldare lamirini così sottili. Però per quanto riguarda 1,5 mm, 2 mm e 3 mm, secondo me impostata correttamente questa saldatrice potrebbe anche regalarci alcune soddisfazioni. E allora ragazzi, io ho finito con questo video riguardante le impostazioni della saldatrice Parkside. Sappiamo che è un prodotto economico, costa solo 99 euro. Sicuramente non ci servirà per costruire strutture che debbano sostenere pesi importanti o sui quali dobbiamo stare noi, per esempio un letto a castello o qualcosa del genere, ma più che altro per unire qualcosa in casa che ha bisogno di essere riparato, o per passarci il piacere di costruire qualche mensola in metallo, cose comunque che non siano causa di pericolo se dovesse cedere la saldatura, pure perché siamo hobbisti, compriamo la saldatrice Parkside e non siamo in grado neanche di calcolare eventuali carichi sostenibili dalle nostre saldature eccetera, quindi utilizziamola più che altro per fare dei piccoli lavoretti, poi man mano andiamo facendo qualcosa di più importante. Però come abbiamo visto, una saldatrice da 99 euro impostata bene riesce a dare dei cordoni di saldatura puliti, a parte i pallini che si formano. Questo purtroppo è una cosa che non si può evitare. Sto utilizzando un filo di qualità. Tempo fa ho fatto il video pure con la Tailwind, avete visto la differenza sulla pulizia. Ho fatto il video con la Weldinger, anzi vi lascerò il link sia del video che della saldatrice. Però in quel caso le saldature erano molto più pulite con lo stesso filo. Però il cordone di saldatura della Parkside, ottenuto con il rumore che vi ho detto e con i parametri che vi lascerò nei riquadri, comunque vi consentiranno di avere dei lavori soddisfacenti. Dovete fare un carrellino, dovete fare qualcosa di semplice, allora va bene. Detto questo, spero di esservi stato utile, vi ringrazio di aver visto il video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!